Volete parlare come dei veri italiani, con la stessa naturalezza, lo stesso ritmo, la stessa intonazione? Allora dovete fare questo esercizio. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale Lernamo. Faremo un esercizio di ascolto e ripetizione. Ma attenzione, l'obiettivo sarà imitarmi quando parlo, riprodurre il modo esatto in cui io leggerò, pronuncerò queste frasi, con la stessa intonazione, la stessa musica della frase. Se io la leggerò come na 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 na, anche voi dovete fare lo stesso. Na 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 na. Ma perché questo esercizio è così efficace? Innanzitutto migliora la vostra pronuncia, proprio la melodia generale dell'italiano. Poi allena la memoria. Infatti, ripetere ad alta voce aiuta il cervello a fissare meglio le frasi nella memoria e infine vi dà sicurezza. Parlando ad alta voce, infatti, vi abituerete a sentire la vostra voce in italiano e dunque, quando dovrete parlare in italiano nella vostra vita di tutti i giorni, sarà più facile. Il tema di questo video sarà lo shopping all'italiana e vedremo proprio tutte quelle espressioni che noi italiani utilizziamo quando entriamo in un negozio, in un outlet, quando andiamo al mercato. Io dirò ogni frase 3 volte. La prima volta la pronuncerò a velocità normale, naturale, e voi dovete soltanto ascoltare con attenzione. La seconda volta la dirò più lentamente e qui tocca a voi. Dovete ripeterla ad alta voce, non nella vostra mente, ad alta voce. La terza volta la ripeterò di nuovo a velocità naturale e voi la ripeterete un'altra volta cercando di imitare la mia intonazione e la mia velocità. Entriamo nel vivo dell'esercizio e cominciamo con quelle frasi che vi potrebbero tornare utili al mercato o dal salumiere. Situazione tipicamente italiana, no? Mi dà mezzo chilo di pomodori, per favore? Mi dà mezzo chilo di pomodori, per favore? Mi dà mezzo chilo di pomodori, per favore? L'esercizio ha senso? Proseguiamo. Mi dà 2 etti di prosciutto? Mi dà 2 etti di prosciutto? Mi dà 2 etti di prosciutto? Me ne dà ancora un po'? Me ne dà ancora un po'? Me ne dà ancora un po'? Sono buoni questi? Posso assaggiarli? Sono buoni questi? Posso assaggiarli?
Sono buoni questi? Posso assaggiarli? Quant'è in tutto? Quant'è in tutto? Quant'è in tutto? Quanto viene al chilo? Quanto viene al chilo? Quanto viene al chilo? Vi sta piacendo l'esercizio? Io intanto apro e chiudo una parentesi per quanto riguarda il mercato italiano. In Italia andare al mercato non significa solo fare la spesa, è quasi un rituale sociale. Si chiacchiera, si scherza, si chiede consiglio, si assaggiano i prodotti. Inoltre, attenzione all'unità di misura. Infatti, dal salumiere soprattutto, è molto comune sentire l'utilizzo dell'unità di misura etto, che sarebbero 100 grammi. Quindi chiaramente se voi andate dal salumiere e chiedete 200 grammi di prosciutto, lui capirà cosa volete, ma è molto molto più comune in Italia sentir dire 2 etti di prosciutto. Passiamo adesso invece al contesto di boutique e negozio di abbigliamento. L'esercizio rimane lo stesso. Sto solo dando un'occhiata, grazie. Sto solo dando un'occhiata, grazie. Sto solo dando un'occhiata, grazie. Ce l'hai in una taglia più piccola? Ce l'ha in una taglia più piccola? Ce l'hai in una taglia più piccola? Ce l'avete in altri colori? Ce l'avete in altri colori? Ce l'avete in altri colori? Posso provarlo? Posso provarlo? Posso provarlo? Mi scusi, dove sono i camerini? Mi scusi, dove sono i camerini? Mi scusi, dove sono i camerini? Me lo mette da parte fino a domani? Me lo mette da parte fino a domani? Me lo mette da parte fino a domani? Attenzione, attenzione alla prima frase che vi ho dato. Sto solo dando un'occhiata. Questa frase è un salvavita. Infatti, quando entrate in un negozio di abbigliamento, soprattutto di un certo livello come una boutique,
è molto molto probabile che immediatamente qualche commesso vi si avvicini e vi chieda: posso aiutarla? Ma se non volete sentirvi pressati da questa figura, potete dire: sto solo dando un'occhiata, grazie. In questo modo il commesso o la commessa capirà che volete guardare liberamente e così vi lascerà in pace. E ricordate invece che il pronome della domanda posso provarlo cambia in base all'oggetto che volete provare. Se si tratta di un maglione, dite posso provarlo. Se si tratta di una camicia, dite posso provarla. Se si tratta di pantaloni, dite posso provarli. Passiamo adesso al contesto di saldi e outlet. Gli sconti, la passione degli italiani e non solo, credo. L'esercizio è lo stesso. Quanto mi fa di sconto? Quanto mi fa di sconto? Quanto mi fa di sconto? Me lo fa un prezzo? Me lo fa un prezzo? Me lo fa un prezzo? Questa è proprio tipica dei mercati, dei negozi piccoli. Non lo usiamo ad esempio in un centro commerciale, ecco. È già scontato o c'è ancora il prezzo pieno? È già scontato o c'è ancora il prezzo pieno? È già scontato o c'è ancora il prezzo pieno? Chiaramente io vi ricordo che se avete bisogno di più tempo per fare pratica, potete mettere pausa al video. Avete delle promozioni in corso? Avete delle promozioni in corso? Avete delle promozioni in corso? Avete una tessera fedeltà? Avete una tessera fedeltà? Avete una tessera fedeltà? Lo sapevate che in Italia i saldi, quindi i periodi di sconti, hanno delle date ufficiali stabilite dalle regioni? Di solito sono a inizio gennaio e a inizio luglio. E sono un evento quasi sacro per gli italiani. I centri commerciali davvero si riempiono di persone. Vi ricordo che potete trovare tutte queste frasi con più approfondimenti sul nostro sito web learnamo.com. Se andate nella sezione lezioni, c'è una barra di ricerca, potete digitare quello che vi serve, le parole chiave, e subito vi comparirà l'articolo che vi serve. C'è un articolo per ogni video che pubblico su YouTube, tradotto in 2 lingue, con esercizi interattivi e un podcast da scaricare ed ascoltare quando e dove volete. Vediamo adesso delle frasi utili alla cassa, quando insomma avete finito il vostro shopping e dovete pagare. Accettate la carta? Accettate la carta? Accettate la carta? Posso pagare in contanti?
Posso pagare in contanti? Posso pagare in contanti? Posso pagare a rate? Posso pagare a rate? Posso pagare a rate? Pagare a rate significa dividere il pagamento in diversi momenti, più o meno tutti della stessa quantità. Questo significa che dovete pagare un interesse. Mi fa lo scontrino, per favore? Mi fa lo scontrino, per favore? Mi fa lo scontrino, per favore? Ci sono dei costi aggiuntivi? Ci sono dei costi aggiuntivi? Ci sono dei costi aggiuntivi? Non confondete lo scontrino con la fattura o la ricevuta. Lo scontrino è il più comune, quello che vi daranno in ogni bar, ristorante, piccolo negozio, dopo aver effettuato il pagamento. Quella striscia bianca, per intenderci, che è poco dettagliato e contiene solo il nome del negozio, la data, l'ora, l'indirizzo del negozio e non contiene dati del cliente. La fattura invece è tra questi il documento più completo e complesso. Si usa generalmente tra aziende o professionisti, a meno che un cliente per particolari esigenze non la richieda anche in un ristorante, per esempio. Contiene dati completi, incluso la partita IVA, il codice identificativo dell'attività, e contiene anche i dati del cliente. E la ricevuta? La ricevuta è una via di mezzo tra lo scontrino e la fattura. Generalmente la si fa sempre per fini fiscali e per esempio i professionisti devono darla al cliente. Infatti si tratta soprattutto di un documento rilasciato in caso di prestazioni occasionali, penso ad esempio a una visita oculistica, una visita specialistica o pagamenti semplici. Contiene meno dettagli della fattura ma più dettagli dello scontrino. Adesso vediamo invece cosa dire se quello che avete comprato è un regalo o comunque se c'è un'occasione speciale, un compleanno, festa della mamma, festa del papà, eccetera. Me lo incarta? È un regalo. Me lo incarta? È un regalo. Me lo incarta? È un regalo. Ci mette un fiocchetto? Ci mette un fiocchetto? Decorazione. Ci mette un fiocchetto? Mi raccomando, fate attenzione alla mia intonazione, cercate di imitarla. Mi mette anche un bigliettino? Mi mette anche un bigliettino? Mi mette anche un bigliettino? Fate consegne a domicilio? Fate consegne a domicilio? Fate consegne a domicilio? Che significa lo portate a casa della persona
a cui devo regalarlo. Quanto costa la spedizione? Quanto costa la spedizione? Quanto costa la spedizione? Piccola curiosità. Come avete notato, io ho chiesto di incartarlo, si tratta di un regalo. Ebbene, in Italia, soprattutto nei piccoli negozi, nei piccoli chioschi, magari quelli più tradizionali, l'incarto è un'arte. Carta colorata, nastri, fiocchi e soprattutto è gratis. Generalmente nessuno vi chiederà un costo aggiuntivo per incartare il vostro pacco, quindi approfittatene. Cosa dire invece se qualcosa non va o se cambiate idea? Posso restituirlo se non mi va bene? Posso restituirlo se non mi va bene? Posso restituirlo se non mi va bene? Entro quanti giorni posso cambiarlo? Entro quanti giorni posso cambiarlo? Entro quanti giorni posso cambiarlo? Mi date un buono o il rimborso? Mi date un buono o il rimborso? Mi date un buono o il rimborso? Mi scusi, ho cambiato idea. Mi scusi, ho cambiato idea. Mi scusi, ho cambiato idea. Mi scusi, mi può aiutare? Mi scusi, mi può aiutare? Mi scusi, mi può aiutare? Posso parlare con il responsabile? Posso parlare con il responsabile? Posso parlare con il responsabile? Potete anche aggiungere questo gesto che significa il capo di questo posto. Posso parlare con il responsabile, quindi chi comanda qui. Bene, come è andato questo esercizio? Sono molto curiosa, fatemelo sapere nei commenti. Se vi piace posso realizzarne altri su altri temi. E restando in tema di frasi comuni per la vita di tutti i giorni, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio a più di 50 frasi utilissime per la vita quotidiana che vi serviranno in diversi contesti nelle conversazioni italiane e trovate tutte queste frasi nel video dedicato qui in alto nella card o giù in descrizione. Detto questo, non andate via, c'è una sfida finale per voi. Ma prima, se volete fare pratica sul serio con il vostro italiano, dovete assolutamente iscrivervi alla nostra accademia. Riceverete tantissimi contenuti, podcast da ascoltare dove volete, argomenti di cultura italiana, PDF che potete scaricare su
tutti gli argomenti della grammatica, vocabolario, il vostro proprio manuale di grammatica firmato Lernamo, delle storie divise in capitoli e in livelli che potete leggere, le notizie che ogni settimana riassumiamo per voi e ve le spieghiamo parola per parola, esercizi interattivi con spiegazione immediata su qualsiasi argomento, un gruppo Telegram esclusivo dove potete conversare con altre persone, gli altri iscritti all'Accademia che stanno imparando proprio come voi, e ci sono anche io, una chat di intelligenza artificiale con cui potete scrivere o anche comunicare a voce, è progettata da noi per insegnare l'italiano, quindi vi farà delle domande mirate proprio per questo e vi darà delle spiegazioni, vi correggerà gli errori, vi darà delle alternative più naturali, e se cliccate 2 volte su una parola potete leggerne la traduzione e salvarla nelle vostre flashcard. Flashcard che potete rivedere quando volete e creare le vostre proprie flashcard digitando solo il tema, l'argomento su cui le volete. Tutto questo lo trovate nella nostra Accademia di Lernamo e vi potete iscrivere utilizzando questo link lernamo.com/accademia. Ve lo lascio anche in descrizione. Adesso una sfida per voi, come promesso. Vi leggerò una frase a velocità naturale. Non vi leggerò la stessa frase nella versione più lenta. Provate a ripeterla subito dopo di me. Poi alla fine ve la leggerò di nuovo con più calma, però non vi darò immediatamente la versione lenta come ho fatto finora. Pronti? Immaginate di aver comprato un regalo a qualcuno. Volete assicurarvi che piaccia a questa persona, per esempio a vostro nipote. Chiedete consiglio al commesso, lui dice sì, a un bambino di 10 anni questo piace. E voi rispondete: mi fido, ma se poi non gli piace te lo porto indietro, Era un po' veloce. Avete ripetuto correttamente? Lo scopriamo tra poco. Vi ricordo intanto che se ancora non avete il nostro regalo, potete scaricare questo libro gratuitamente a questo indirizzo che trovate anche in descrizione. Si tratta di un piccolo fascicolo, un piccolo libricino intitolato Perché si dice. In questo libricino ho raccolto una serie di espressioni o parole italiane relazionate con altri paesi, ad esempio lo zio d'America o essere un dio greco, Indivia belga. E in questo libro non soltanto vi offro la definizione, il significato dell'espressione, ma vi spiego anche perché si dice così, quindi qual è l'origine dietro quel nome così particolare. Ripeto, è gratuito e quindi, perché no, potete scaricarlo senza problemi. Detto questo, vi ricordate la frase che ho detto poco fa? Mi fido, ma se poi non gli piace te lo porto indietro, Era un po' veloce. Mi fido, ma se poi non gli piace te lo porto indietro, Questo è finale quasi un po' una sfida. Mi fido, ma se poi non gli piace te lo porto indietro, Mi fido, ma se poi non gli piace te lo porto indietro, Avete pronunciato correttamente? Già dalla prima volta? Fatemelo sapere nei commenti. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, seguire Lernamo su tutti i social e lasciare un mi piace che ci aiuta tantissimo con l'algoritmo. Con questo è tutto, io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.